Prima giornata di questa 38esima edizione della Winter Marathon. Siamo come sempre, come succede dal 1989, a Madonna di Campiglio, una Madonna di Campiglio spoglia di neve ma insomma sempre con grande fascino, quindi abbiamo tantissimi iscritti anche quest'anno, abbiamo 129 vetture che parteciperanno. La gara si suddividerà fondamentalmente in 3 fasi: la prima fase con la registrazione degli equipaggi e una prima tappa di circa 100 km andata e ritorno dal passo del Tonale e 16 prove cronometrate. La seconda giornata, quella più impegnativa, prevederà un percorso di quasi 400 km nella giornata di venerdì, dove gli equipaggi potranno vedere i posti più scenografici e suggestivi delle Dolomiti, e per concludere in bellezza il sabato con la novità del trofeo Sparco, che verrà per la prima volta disputato in centro a Madonna di Campiglio e sempre per la prima volta aperto a tutti i partecipanti, quindi un'opzione per chiunque di riuscire a far bella figura davanti al folto pubblico che ci attendiamo in una prova per la prima volta cronometrata al millesimo di secondo, che sarà fuori classifica, però per il primo anno aperta a tutti. Come mai partecipa alla Winter Marathon? Perché è una bella competizione, splendida, unica al mondo. Il resto del mondo non avrà mai una corsa del genere. Uno scenario come le Dolomiti, una storia automobilistica come la nostra, vissuta di notte con grande professionalità, non avrà pari in nessun'altra parte del mondo nel futuro. Winter Marathon è una bellissima edizione, una bella gara perché non si corre, si fa un bel itinerario, un bel giro e farla con la Stratos insomma è divertente. È impegnativo perché sono 500 km, sono 16 ore di guida, per cui vedremo cosa va a finire. L'importante è arrivare in fondo e dopo la classifica sarà qualche... Non so, ogni anno vado un pelino meglio, mi spinge a dire magari qualche volta arriverò nei primi 10, perciò no, non so, è divertente, bello, è in un posto bellissimo, si gira il Trentino e queste valli qui intorno, i passi che sono, ok, sono oltre che iconici anche stupendi, perciò non so, è un mix di piacere e poi mi piace la competizione e visto che non mi viene bene mi piace ancora di più perché posso anche migliorare. Ma stai scherzando che l'anno scorso mi sa che ho fatto intorno al 30esimo e quest'anno punto arrivare anche 26esimo, capito? Ormai questo è il 4º anno che veniamo, primo anno con questa macchina, è una passione. Ci teniamo a venire tutti gli anni perché è proprio bello. Siamo in 130 concorrenti e tutti 130 vogliamo vincere. Si alza la mattina con quell'idea lì della vittoria finale. Perché è una gara unica nel suo genere, noi facciamo tante gare di regolarità ogni anno, dalle 20 alle 25, tra gare di campionato italiano e grandi eventi, tra cui anche 1000 miglia, ma la Winter Marathon è una gara unica, motivo per cui abbiamo deciso di ripartecipare anche quest'anno dopo l'anno scorso e speriamo che arrivi la tanta neve attesa, perché con una Panda, l'auto con cui siamo qui, sicuramente ci sarà da divertirsi. Questa è la parte più difficile della Winter Questa Marathon. sì. Ne parlavamo anche prima, è l'unica gara in cui chiede una preparazione diversa da tutte le altre, essendo l'unica gara su ghiaccio, su neve, al buio, quindi diciamo che solo la preparazione invoglia a fare bene la gara. È la mia seconda Winter, sempre l'anno scorso l'ho fatta con un'altra Mini, non è andato benissimo, però quest'anno ci riproviamo a terminarla, a portarla a termine la gara e basta.
Perché l'anno scorso non ce l'avevi fatta? No, non l'abbiamo finita l'anno scorso, abbiamo avuto problemi, avevamo un'altra macchina, non questa, sempre comunque una Mini, però non l'abbiamo finita. Beh, non sembra molto comoda. No, effettivamente non è tanto comoda. Poi uno ci si abitua alla fine. Sì, è la prima Winter Marathon. Sto un po' cominciando ad appassionarmi, avvicinarmi al mondo delle gare di regolarità, che non ho tanta esperienza. Vengo da un passato di gare su velocità in pista, che è una cosa un po' diversa, però ci si diverte. Comunque la base è sempre una grande passione per il motorsport. Cioè, siamo venuti qua per divertirci. Poi fare anche un bel giro nelle strade che ci sono, i passi. Non ho, diciamo, delle grandi anticipazioni, quindi sarà tutto un po' una sorpresa. Allora manca veramente poco e mi rivolgo al direttore di corsa Galvani, che è pronto con la bandiera tricolore per dare il via a questa 38esima edizione della Winter Marathon. Ma sai che faccio fatica? Non mi ricordo più, però credo 13. Questa è la 13esima. Quante ne ha vinte? Una. Per il momento. Ecco che è partita ufficialmente la Winter Marathon con Turelli e Turelli e con la numero 4 invece Carichissimi, adrenalina 1000. E qui a Madonna di Campiglio e vi do appuntamento per domani mattina. Abbiamo Bertoli e Damassori, anche loro con una balilla, come potete vedere sono tantissime. Stazione della giornata finale, che è stata di fatto tutti presenti nella parte di Com'è andata questa prima tratta di Winter? Siamo andati a spasso stasera. Siamo passati all'ultimo rilevamento del laghetto, del circuito, prima col retro che col davanti, siamo tutti così. Vediamo che tempo abbiamo fatto. Provato a muovere un pochino, magari. Qualche problema con l'impianto elettrico, però vediamo di venirne a capo, dai. Bisogna arrivare alla fine. Le luci si accendono almeno.
Le luci si accendono, devono usarle poco perché la dinamo non carica, mi scarica le batterie dopo. Com'è andata questa prima tappa? Male, per noi male. Male? Troppo male, oggi ne è girata una giusta, a volte capita. Sembra sia andata bene. È andata bene perché ci siamo divertiti sulla strada, poi va bene, no, i risultati abbiamo fatto un disastro, però vabbè. L'importante è divertirsi. Sì, poi ho la macchina giusta. Ho la macchina giusta. L'amo, follemente. È una delle gare più belle del circuito della regolarità classica, è la gara più bella perché al di fuori di qualsiasi regola classica e poi soprattutto l'incognita è il tempo che decide come devi andare, perché se trovi neve allora è un discorso, se trovi le strade così è un altro, completamente diverso. E il bello è quello. Adesso domani dice che nevica, quindi vediamo un po', ma siamo preparati. Io direi la prossima coperta. Sono d'accordo. D'accordo? Sì. Com'è andata? Però guardare le stelle con la macchina scoperta è un'altra cosa. Molto bene, molto bene. Com'è andata questa prima tappa? Per ora bene, vediamo domani. Sono curiosa. Bellissima la prova innevata, veramente organizzata molto bene, quindi complimenti veramente a tutta l'organizzazione, a tutto lo staff che si stava congelando in prova, quindi veramente grazie di cuore. È stato bello, divertente, è andato tutto bene, ci siamo divertiti. Domani? Bene, ci divertiremo ancora di più. Noi ci impegniamo sempre. Vediamo. Grazie. Bene, a te, buonasera. La prossima facciamo con la macchina coperta. No, è la 10ª con la macchina scoperta, è bellissimo. È bellissimo. È unica questa gara. Devo veramente provare, no? Devi provarla? Ma cabrio. Assolutamente, se no non è uguale perché quando alzi la testa ci sono le stelle, la luna, è bellissimo. Ciao. Ma divertiti, tutto sommato anche le prove sono andate abbastanza bene, prima volta insieme, quindi dai, non ci lamentiamo. Collaudati. Vai, dai, ciao, grazie, buonanotte. La prima tappa si è conclusa ieri sera,
sembra che sia andato tutto bene, compreso la pista del Tonale che era ghiacciatissima, mi dicono incidenti non ce ne sono stati in assoluto e adesso comincia la Winter Marathon vera, perché fra un'oretta e mezza parte la Winter Marathon e parte la Madonna di Campiglio naturalmente, faranno 400 km di manifestazione con parecchie prove speciali, purtroppo abbiamo dovuto abolirne 4-5 per qualche problemino interno, esterno più che interno, però diciamo in linea di massima perfettamente va tutto bene. Speriamo che, come dicono le previsioni, arrivi un po' di neve stasera e sarebbe la ciliegina sulla torta. Yesterday was beautiful in the mountains, in the dark, and the PCs in the ice was most fantastic to do the PCs. We loved it. But today will be even more beautiful. A little sun, a little snow, a little sliding with the car will be more fun today in the snow. Ieri sera è andato abbastanza bene, anche se con questa macchina, che è la macchina del Monte Carlo dell'anno scorso, non ho quasi mai fatto la regolarità sui tubi. Dunque sono arrivato dappertutto un po' in ritardo perché è più corta della macchina che utilizziamo normalmente. Oggi proviamo di prendere un po' di anticipo e di passare più vicino di zero, vediamo. È sempre uno stimolo, sai, per noi la competizione dura dall'inizio dell'anno e finisce alla fine dell'anno. Noi siamo competitivi, quindi noi partecipiamo per la prestazione, ecco. Quindi siamo in corsa per il podio. Ne ha già vinta qualcuna? No, sempre le ultime 4-5 sempre secondo, terzo. Quindi sono andato abbastanza vicino, ma non quell'abbastanza che serve per fare la differenza. Rimane solo la 5. Rimane la 2 e la 5. No, la 2 l'hanno tolta l'altra volta. Hanno tolto anche la 2. In quella annullata prima. Sì, praticamente potrei anche farne a meno perché ho il piantone qua che basterebbe questo. Comunque va bene. Più così. Si cerca di rilassarsi un attimo per scacciare la tensione. Oggi è una bella giornata, dai, ce la godiamo ancora. Siamo ancora in gara? Beh sì, siamo secondi per il momento, per cui è andata bene ieri e oggi vediamo un po', insomma. Ancora lunga. Chi è che c'è davanti? Aliverti. Sempre lui, ma sempre lui, sempre l'avvocato volante. Beh dai, ce la giochiamo, vediamo cosa succede oggi. Grazie mille. Prego, ciao. Ciao. L'avvocato volante l'hanno nominata. Sì dai, non sono io l'avvocato volante. C'era un collega che correva qualche 20 anni fa, allora quello era il vero avvocato volante. Sono una coppia. Perché prima ho intervistato la numero 5, dice noi siamo secondi, e chi è primo? Il primo per adesso siamo noi, ma tu sai che la gara è lunghissima e quindi i conti, la cuenta si fa stasera quando arriviamo qua, proprio in Piazza Righi. Dai. Ci vediamo sul percorso. Che Dio voglia. Benvenuti alla seconda giornata di questa grandissima edizione della Winter Marathon. Ieri si è disputata la prima tappa e c'è stato il dominio del vincitore dell'anno precedente, Aliverti. Che cosa succederà oggi? Beh, forse le cose cambieranno, perché la Winter entra non solo nel vivo, ma anche nella sua fase cosiddetta calda. Col numero 2 Andrea Belometti e Cristian Ricca con la Fiat 508. Numero 3 Alberto Aliverti.
Tutto bene, grazie. Sì? Temperatura per adesso buona. Ah, ok. Se lo dice lei, mi fido. Come si sta comportando la bambina? Bene, bene, bene. Vai tranquillo. Sei pieno? Qualche anno fa c'era lei là sopra. Che è successo? Sono dei grandissimi, sono coraggiosi, non temono il freddo, sono i numeri uno. Per quel che riguarda me, ho preso troppo freddo, perché quest'anno sto un po' più accaduccio. Basta. Comunque sono dei grandi.
Com'è andata? Molto bene, ci siamo divertiti, siamo andati alla grande. Adesso c'è anche la neve, quindi meglio di così. Finiamo in gloria. Peccato che è arrivata alla fine. Eccoci. Adesso vi state pentendo un po'? No, perché guarda, siamo attrezzatissimi. Com'è andata? Addio. Bene. Avete vinto? Avete vinto? Maga. Già arrivare È una vittoria. Equipaggio femminile, come sta andando? Ma tutto sommato bene. Giochiamo ancora o Sì, certo, fino alla fine. fino alla fine? Sì. Ciao. Ciao. Siete divertiti? Sì, moltissimo. La seconda volta molto. Peccato che la neve ci ha raggiunto solo gli ultimi chilometri. Però molto bella, sempre super organizzata. Tante macchine, classifica non benissimo, ma va bene uguale. L'importante è divertirsi. Tutto bene, ci siamo divertiti. E dopo questa nevicata direi che si può andare a casa. Com'è andata? Bene, bellissimo, poi siamo arrivati con la neve, quindi è proprio la roba più bella che potesse succedere. Veramente è stato bello. È la nostra prima gara, quindi insomma abbiamo fatto un sacco di errori, però dai, è stata bella e ci siamo divertiti. La parte più bella quindi? Adesso con la neve. Tutto bene, dai, il finale è stato abbastanza difficoltoso con questa nevicata, però direi entusiasmante. La parte più bella? La parte più bella come sempre il Bordoi, che è sempre un po' un'incognita, quest'anno è molto bello il percorso a scendere al Bordoi. È andato bene, senza tega, è arrivata la neve, siamo felici. E la parte più bella della tappa? La parte più bella, più emozionante di questa tappa? Arrivare, no, comunque da noi i passi Bordoi, Passo Gardena sono eccezionali. Comunque bello dappertutto, grazie dell'organizzazione. Grazie a voi. Ciao. Allora com'è andata? Siamo qua, è andato bene. Siete divertiti l'ultimo pezzo? Sì. Molto bello. Ciao.
Buonasera e benvenuti a questa serata di premiazione della 38esima edizione della Winter Marathon. Iniziamo subito con la premiazione, spero che vi siate divertiti, quest'anno è anche arrivata la neve, quindi almeno la parte conclusiva di questa corsa che apre di fatto la stagione agonistica della regolarità. È successo che abbiamo fatto le stesse penalità, noi che siamo arrivati secondi da regolamento e i primi abbiamo fatto entrambi 193 penalità, ma da regolamento nazionale quando c'è questo ex equo bisogna controllare la prima prova della gara e chi ha fatto meglio, in questo caso loro, vincono la gara. È andata così. Sala e Cioffi, grandi applausi, vincitori del trofeo Sparco. Aliberti e Merlo, terzi con la loro Fiat Balilla. Velometti e Ricca, secondi classificati con la loro Fiat 508C. Vincono la Winter Marathon edizione 2026 con la loro Lancia Aprilia. Turelli, grande applauso!